Saggio del 19 agosto 1982. La scienza dello spirito, la scienza della materia sono i due aspetti esibizionistici, cioè manifestativi, e sperimentativi dell'intelligenza onnicreante, è il termine che questi esseri usano per definire il Santo Spirito. Avete sentito la notizia che gli scienziati hanno trovato un'emissione energetica cosmica che è un battito cardiaco? E Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Allora Dio c'ha anche un corpo e noi siamo dentro di lui. Gli extraterrestri lo chiamano essere macrocosmico ed è formato da 150.000 miliardi di galassie. L'essere macrocosmico che ci contiene è un essere vivo. Da poco un professore dell'Università di Pisa, se non erro, ha scoperto che lo spazio non è geometrico come aveva postulato Einstein, ma è un fluido. E gli extraterrestri dicevano lo spazio è il sangue dell'essere macrocosmico. È solo questione di proporzioni, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Quindi questi due valori sono complementari e devono rimanere in perfetto equilibrio perché stabilizzano l'evoluzione delle specie nel processo manifestativo del continuo divenire, cioè nel processo manifestativo dell'evoluzione nostra, che è eterna. Ci piaccia o meno, la morte non esiste, è solo un passaggio da uno stato dentro un corpo a uno stato fuori dal corpo. Quindi scienza della materia stabilizzano l'evoluzione delle società, l'eccesso o il difetto dell'uno e dell'altro aspetto, scienza dello spirito, inquisizione, devastazione dell'America Latina, sterminio dei Pelle Rossa, eccesso della scienza spirituale che diventa fanatismo religioso, o scienza della materia, quella di adesso, bombe nucleari, inquinamento dell'ecosistema, distruzione della salute dell'uomo per fini di guadagno, eccetera, eccetera. Quindi l'eccesso o il difetto dell'uno o dell'altro aspetto comporta disequilibrio, destabilizzazione, incompetenza collaborativa e reazione, cioè la legge di causa-effetto produce, attraverso dei sistemi particolari che riguardano determinate energie che vengono emesse dal Sole e che attraversano il pianeta per poi tornare al Sole, determinano una reazione di disquilibrio. Allora, laddove una società umana, che è il gruppo enzimatico piramidale di un pianeta, che è un essere vivente, diventa distruttiva, viene percepita dalle forze universali come l'attacco virale e quindi si crea una reazione anticorpale che tende a distruggere la società umana diventata virulenta. Quindi l'aumento della violenza sociale è dovuto a queste leggi. Quindi o ci sistemiamo, partendo dal singolo, o andremo incontro a gravissime conseguenze.